Parlare di sentimenti. Ciao Giulia, tutto bene? Ti vedo pensierosa oggi. Ciao Matteo. Sì, solo un po' sovraccarica emotivamente. Sai quando hai quella sensazione di avere tante cose dentro ma non riesci a dargli un nome? Ti capisco più di quanto pensi. A volte i sentimenti sono come un groviglio difficile da sciogliere. Ti va di parlarne? Sì, mi farebbe bene. Ultimamente mi sto interrogando su cosa voglia dire sentire davvero. Non solo provare emozioni, ma anche lasciarle entrare, attraversarti, senza giudicarle. È una riflessione profonda. Credo che siamo abituati a classificare tutto: gioia, rabbia, tristezza. Come se certe emozioni fossero accettabili e altre da reprimere. Esatto, e invece io mi sento in bilico. Un giorno sono euforica, il giorno dopo fragile. E mi chiedo, è normale? O sono semplicemente instabile? È umano, non instabile. Viviamo in una società che ci chiede coerenza emotiva, ma la verità è che siamo complessi. E anche contraddittori. Non c'è niente di sbagliato in questo. Lo so razionalmente. Ma quando mi sento vulnerabile, mi sento anche esposta. Come se mostrarmi davvero potesse farmi perdere qualcosa. La stima degli altri, il controllo, la dignità. È una paura che conosco bene. Io ho passato anni a mascherare i miei sentimenti per non sembrare debole. Ma poi ho capito che proprio quella maschera era la mia prigione. Cosa ti ha fatto cambiare? Una relazione, anzi, la fine di una relazione. Avevo dato per scontato che bastasse fare le cose giuste. Ma non basta. Se non ti apri davvero, l'altro non può conoscerti, solo intuire delle ombre. Ti ringrazio per averlo condiviso. Io, invece, tendo ad aprirmi troppo presto. Metto tutto sul tavolo subito. Ma non sempre le persone sono pronte a reggere quel tipo di onestà. Forse non si tratta di aprirsi troppo o troppo poco, ma di farlo con le persone giuste. Quelle che sanno ascoltare senza giudicare. Quelle che non fuggono appena vedono una ferita. Dici bene, sai, mi sono resa conto che in passato ho confuso l'intensità con la profondità. Certe emozioni forti sembrano amore, ma poi si rivelano solo dipendenza o idealizzazione. È una distinzione sottile ma fondamentale. Anch'io ho confuso l'attaccamento con l'affetto. Ho imparato che amare non significa riempire un vuoto, ma condividere un intero. Esatto, e ci vuole tempo per arrivarci. Ho passato mesi a sentirmi sbagliata perché non riuscivo più a innamorarmi come a 20 anni. Ma forse ora cerco qualcosa di diverso. Meno fuochi d'artificio, più presenza.
Crescere è anche questo, cambiare i propri desideri. Non si tratta più di inseguire emozioni forti, ma di costruire qualcosa che abbia senso, che sia autentico. Eppure, ammetto che a volte la paura prende il sopravvento. Paura di essere sola, paura di non essere abbastanza. Ti capita? Ogni giorno, ma ho imparato a non combattere quella paura. A guardarla in faccia. È come una parte di me che ha solo bisogno di essere ascoltata. Che bella immagine. È vero, spesso ci arrabbiamo con le nostre fragilità, come se ci ostacolassero. Invece fanno parte del nostro modo di amare. Sì, perché amare non è solo dare. È anche saper ricevere. E ricevere davvero implica accettare di essere visti, nel bello e nel brutto. Quanto è difficile, però. Mostrare le proprie insicurezze e non sapere se verranno accolte o respinte. Ma è l'unico modo per costruire qualcosa di vero. Altrimenti restiamo in superficie, sempre sorridenti, sempre corretti, ma soli. Hai ragione, sai, parlare con te mi fa sentire capita. È raro. Sento che posso dire le cose come le sento, senza doverle correggere. Grazie, anche per me è così. Spesso ci si accontenta di relazioni in cui si parla tanto, ma non ci si dice niente. Con te è diverso. Forse perché entrambi abbiamo deciso di smettere di fingere. Di non indossare più armature. Anche se fa paura. Eppure è proprio lì che nasce la connessione vera. Nella paura condivisa. Nella fragilità che diventa forza quando non è più nascosta. Ti va di continuare questa conversazione un'altra volta? Magari davanti a un caffè, senza fretta. Molto volentieri. Parlare di sentimenti richiede tempo. E anche silenzio. È bello sapere che ci si può prendere entrambi. Grazie Matteo, per le tue parole, per la tua presenza. Grazie a te Giulia, per il coraggio che ci metti nel sentirti davvero. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Parlare di salute. Ciao Francesca, come stai? È un po' che non ci vediamo. Tutto bene? Ciao Luca. Sì, dai, tutto sommato bene. Anche se ultimamente ho iniziato a riflettere parecchio sul mio stile di vita. Mi sto rendendo conto che forse non è così salutare come pensavo. Ti capisco, a me è successa la stessa cosa dopo l'ultima visita. Il medico mi ha praticamente obbligato a rivedere alimentazione, movimento, sonno. Insomma, una rivoluzione. Davvero? Cosa ti ha detto? Colesterolo alto, pressione al limite e, dulcis in fundo, livelli di stress alle stelle. Tutto legato a una routine sbilanciata. Troppe ore davanti al computer, troppo caffè, poca attività fisica. Un classico. Eh sì,
La sedentarietà è un nemico silenzioso. Io sto cercando di camminare ogni giorno almeno 40 minuti, anche solo per spezzare la giornata. Ma spesso finisco col rimandare. Anche perché camminare sembra una banalità, ma richiede disciplina, soprattutto quando sei mentalmente esausto. A me ha aiutato molto un'app che mi ricorda di alzarmi ogni ora. Interessante, ma secondo te ha senso affidarsi così tanto alla tecnologia per migliorare la salute? Non rischiamo di diventare dipendenti da notifiche, reminder, smartwatch. Domanda legittima. Credo dipenda da come la usi. Se diventa uno strumento di consapevolezza, ben venga. Ma se ti stressa più di quanto ti aiuti, allora è controproducente. A proposito di consapevolezza, hai mai provato la meditazione? Io ho iniziato da qualche mese con un corso di mindfulness. All'inizio ero scettica, ma ora ne sento davvero i benefici. Sì, l'ho provata, ma non sono stato costante. Però quando riesco a ritagliarmi anche solo 10 minuti al giorno per respirare profondamente e stare nel presente, noto la differenza. Sento che il corpo e la mente si sincronizzano. Esattamente, e il bello è che non serve essere zen o esperti. Basta essere disposti ad ascoltarsi. Ma nella nostra cultura sembra quasi che fermarsi sia sinonimo di pigrizia. Già, siamo programmati per essere sempre produttivi. Anche il concetto di salute viene spesso ridotto a numeri: peso, calorie, battiti, ma raramente si parla di equilibrio emotivo. Verissimo. E poi c'è la questione dell'alimentazione. Ognuno ha la sua teoria. Chi fa digiuno intermittente, chi elimina i carboidrati, chi segue diete iperproteiche. A volte mi sembra tutto troppo estremo. Pensa che ho provato una dieta a base vegetale per 3 mesi. Mi sentivo più leggero, ma poi ho iniziato ad avere carenze. Morale. Ho imparato che l'equilibrio è più importante del dogma. Parola chiave: equilibrio. Anch'io ho smesso di seguire le mode alimentari. Ora mi concentro sulla qualità e sulla varietà, e cerco di ascoltare i segnali del corpo. Se ho fame, mangio. Se sono sazia, mi fermo. Sembra ovvio, ma non lo è affatto. Assolutamente. Siamo così disconnessi da noi stessi che abbiamo bisogno di un'app anche per dirci quando bere acqua. Fa quasi ridere, se ci pensi. Però è un riflesso della società in cui viviamo, iperconnessa, ma disorientata. E tutto questo si riflette anche nella salute mentale. Quante persone conosci che soffrono d'ansia o insonnia? Troppe, e spesso non ne parlano, perché c'è ancora un tabù fortissimo intorno al benessere psicologico. Come se chiedere aiuto fosse una missione di debolezza. E invece è un atto di forza. Io ho iniziato un percorso di psicoterapia un anno fa.
Una delle decisioni migliori della mia vita. Ti ammiro, io ci sto pensando da tempo, ma non ho ancora fatto il passo. Forse ho paura di quello che potrei scoprire. È una paura comprensibile. Ma ti assicuro che avere uno spazio sicuro in cui esplorare pensieri ed emozioni è liberatorio. Ti aiuta a conoscerti meglio e a gestire meglio le difficoltà. È una paura comprensibile. Ma ti assicuro che avere uno spazio sicuro in cui esplorare pensieri ed emozioni è liberatorio. Ti aiuta a conoscerti meglio e a gestire meglio le difficoltà. Ne ho bisogno, lo sento. A volte basta una giornata storta per farmi crollare. Sento che mi mancano gli strumenti per affrontare la complessità della vita. Luca, è già un passo enorme esserne consapevoli. Molti continuano a correre, ignorando i segnali del corpo e della mente. Tu invece ti stai fermando a riflettere. Grazie Francesca. Parlarne con te mi fa sentire meno solo. Spesso ci si sente isolati, come se fossimo gli unici a lottare contro certi pensieri. Non sei solo, nessuno lo è, davvero. Solo che facciamo fatica a dirlo ad alta voce. Ma ogni volta che qualcuno lo fa, crea uno spazio nuovo, autentico, umano. Allora forse dovremmo parlarne di più, con gli amici, con i colleghi. Normalizzare il fatto che non siamo sempre forti, felici, performanti. Esatto, la salute è anche questo. Permettersi di essere vulnerabili, di rallentare, di respirare. E soprattutto, di chiedere aiuto quando serve. Mi piacerebbe trovare una routine sostenibile, che includa movimento, cibo sano, meditazione, ma senza diventare un'ossessione. Hai qualche consiglio? Io ho iniziato scrivendo una giornata ideale su carta. Poi ho cercato di inserire, poco a poco, almeno una di quelle cose ogni giorno. Non tutto insieme, un passo alla volta. Ottimo spunto. Lo farò anch'io. E magari iniziamo con una camminata insieme, uno di questi giorni? Volentieri, parliamo di salute, eppure siamo seduti da mezz'ora. Alziamoci e andiamo a prendere un po' d'aria. Hai ragione, niente come il movimento per dare concretezza alle parole. Andiamo? Andiamo. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Parlare del mondo del lavoro. Ciao Elena, che piacere vederti. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati, vero? Ciao Marco. Sì, in effetti, direi almeno 6 mesi. Troppo tempo. Come stai? Bene dai, anche se un po' sopraffatto dal lavoro. Ultimamente le giornate sembrano infinite. Tu invece? Guarda, ti capisco benissimo. Sto cercando di gestire meglio il tempo, ma con il lavoro da remoto è diventato quasi impossibile staccare davvero.
A. Il lavoro da remoto. All'inizio sembrava la soluzione a tutti i mali, ma poi ti rendi conto che confonde i confini tra il lavoro e la vita privata. Hai avuto anche tu questa impressione? Assolutamente sì. All'inizio mi sembrava una conquista, un modo per avere più flessibilità. Poi però mi sono accorta che finivo per lavorare anche la sera, senza accorgermene. E la concentrazione? Un disastro, tra notifiche, chiamate e tentazioni casalinghe. È interessante come il concetto di ufficio si sia trasformato. Prima era uno spazio fisico, adesso è quasi uno stato mentale. Però noto che c'è chi si è adattato benissimo e anzi, non tornerebbe mai indietro. Già, c'è chi ha fatto del lavoro da remoto uno stile di vita. Conosco persone che si sono trasferite al sud o addirittura all'estero, continuando a lavorare per aziende milanesi. Pensa, un'amica adesso lavora da Valencia. Invidiabile. Io però non so se ce la farei. Ho bisogno di una routine, di interazioni reali. Anche solo prendere un caffè con i colleghi. Secondo me, un minimo di presenza in ufficio serve anche per la coesione del team. Concordo, c'è un valore umano che lo schermo non può sostituire. Però forse serve una via di mezzo, un equilibrio. 2 o 3 giorni in presenza e il resto da casa? Sì, un modello ibrido. Ma sai cosa noto? Che spesso le aziende parlano di equilibrio vita-lavoro, ma poi nei fatti pretendono disponibilità continua. Ti mandano mail alle 21 e si aspettano una risposta entro mezz'ora. Non parliamo poi delle riunioni infinite. Hai presente quelle riunioni su Zoom in cui parlano in 10, ma solo 3 dicono cose sensate? Altro che, a volte penso che si potrebbe tranquillamente risolvere tutto con una mail ben scritta. Ma c'è questa cultura del presenzialismo digitale. Una forma di ansia da prestazione mascherata. Io ho iniziato a mettere dei paletti. Dopo le 18 non rispondo più alle mail, a meno che non sia qualcosa di davvero urgente. Fai bene, dovrei farlo anch'io. È che temo di sembrare poco collaborativo. Ma forse è un problema culturale. In Italia si lavora tanto, ma non sempre bene. Esatto, la produttività non è legata al numero di ore lavorate, ma alla qualità. In Germania o in Olanda, per esempio, lavorano meno ore ma sono più efficienti. E hanno anche più tempo libero, più tempo per sé. Io ormai mi rendo conto che ho sacrificato molto. Anche relazioni, passioni. Ti capita mai di sentirti un po' svuotata? Più spesso di quanto vorrei ammettere. Ho avuto un momento, l'anno scorso, in cui ho seriamente pensato di mollare tutto. Volevo cambiare vita, magari aprire un piccolo bed e breakfast in montagna. Sai che ci ho pensato anch'io? A volte sogno di lasciare Milano,
comprare una casa in campagna e dedicarmi a qualcosa di più concreto, manuale. Agricoltura, falegnameria, non so. Sembra un bel sogno, ma non so quanto sia realistico. Comunque è indicativo di un malessere diffuso, no? Tutti vogliono fuggire, ma pochi riescono davvero a cambiare. È vero, forse perché ci manca il coraggio, o forse perché siamo troppo legati a certe sicurezze. Ma io sento sempre più forte il bisogno di senso, di fare qualcosa che abbia un impatto reale. Forse dovremmo iniziare da piccoli cambiamenti. Non serve stravolgere tutto. Magari iniziare a dedicare più tempo a noi stessi, a ciò che ci fa stare bene, anche solo mezz'ora al giorno. Giusto, e soprattutto smettere di sentirci in colpa quando non lavoriamo. Il riposo non è un lusso, è una necessità. Dovremmo ricordarcelo più spesso. Sai che ti dico? Da domani cercherò di spegnere il computer alle 17:30. E tu? Prometto che non controllerò più la posta dopo cena. Piccoli passi, ma necessari. E magari ci rivediamo più spesso, per parlare dal vivo, senza schermi tra di noi. Con piacere, è stato bello parlare con te. Una conversazione come questa vale più di 1000 webinar motivazionali. Concordo, alla prossima allora. E ricordati, niente mail dopo cena. Promesso, a presto Elena. A presto Marco. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.